Cari utenti, vediamo cosa andiamo a fare stasera. Stasera andiamo a fare le famose panzanelle. Panzanelle che poi verranno mangiate con il nostro stracchino e il cotto. Io ho preso anche una roviola. Praticamente io ho fatto l'impasto che vi scriverò sopra le dosi del frontespizio sopra. E ora andiamo a stendere un pochino l'impasto. Allora, prendiamo un pezzettino di palla. Io mi metto nelle mani un pochino di olio, così lo posso stendere. Poi stendiamolo. (0,4 0,5 mm, mezzo centimetro deve essere il risultato. Poi se qualche millimetro in più nessuno vi fa la multa, non vi preoccupate. Io cosa faccio? Lo vado a fare a piccoli pezzettini. Faccio dei pezzettini, voi li potete fare anche a triangolini, li potete fare a cubetti, come volete, è uguale, dipende poi magari la grandezza che preferite. Vedi, ne lascio uno magari così, uno diverso da un altro, più bellino. Il risultato è questo qui. Magari sono un po' troppo altini, li schiaccio un pochino. Olio di semi, pronte le pallottole, 180 gradi. Io faccio questa prova, prendo un pezzettino di impasto, lo butto dentro, lo vedete? Non sta facendo poche bollicine, vuol dire che l'olio non è ancora pronto. Quando sarà pronto, diciamo, l'olio sarà aggredito, l'olio aggredirà il pezzettino del pane. Per adesso ancora poco. Vedete? Il pane è lì, ma non ci sono ancora delle bollicine dell'olio. È venuto bene. È importante che l'impasto lo tirate fuori dal frigo 2-3 ore prima, se l'avete in frigo. Se l'avete fuori, ok, comunque deve essere caldo. Guardate la reazione. Vedete come si gonfia? Guardate, questo è perfetto. Vedete che la temperatura c'è, è perfetta. Poi intanto lo girate. Io c'ho una sola mano, se no mi aiuto con il cucchiaio. Se no basta che lo immergete un po', vedete? Tac. Lo immergete. Ok. La cosa è molto rapida, guardate, vi faccio vedere uno fino in fondo. Sono belli gonfi, belli. Bravo. Dato elogio. E girati. Il colore deve essere questo qua. Questo qui è il colore perfetto. Dorato, marroncino. Ora ho immerso il cucchiaio, il mestolo, questo qui. E ha fatto contrasto, perché era bagnato. Facciamo un'altra immersione, lo facciamo assieme. Aspettate un attimo, no? Lo mettete, poi aspettate un secondo. Ecco, e poi non doveva succedere cosa, si sono attaccati, va bene? Non è nulla. Ne mettiamo anche un altro. Vi consiglio di non metterne tanti, di lasciare un bello spazio, perché sennò si appiccicano uno con l'altro, come ho fatto io con questo qui. Vedete? Invece così, se lo mettete un po' distante, gli date un secondo o due prima di immergere l'altro, è perfetto. Ok, comunque il colore sarebbe meglio questo qui, dorato appena appena, non cotto in questa maniera. Ma guardate, un bel colore.
questo qui sarebbe perfetto come colore. Ok, ecco qua. E si sono staccati anche questi due qui. Va bene. Ok, li levo e via. Sotto mettete un pochino di carta per far assorbire, poi scolate, vedi? Scolate un po', non abbiate fretta, non fate come me. Perfetto. Ok, prendiamone uno, lo tagliamo e vogliamo con voi, anzi facciamo così. Prima un po' di stracchino, che praticamente il panzerottino è caldo, lo stracchino è freddo, prosciuttino, e c'è questa escursione termica che prende dal caldo freddo. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Non pensare solo al cibo. Da MD. Bicchierotto di vino. Un mondo di offerte straordinarie, Antonella. Pensa che da MD fino a domenica 11. Un piatto veloce, semplice. La energetica A++ costa solo 339 euro. Adatto per tutti, per bambini, per anziani come me, per femminucce. Buono. Bravo.